Come vi ho detto, oggi parla il tecnico. Tecnico, dai, vieni qua, che lo vado a chiamare. Eccomi qua, è arrivato il tecnico. Ragazzi miei, perché sto video? Perché a volte, secondo me, la gente ti interpreta male. A volte c'è chi ha troppe aspettative, a volte c'è chi non ti conosce e giudica, a volte c'è chi si crede più di quello che è, e quindi mi andava di fare questo video. Che cosa c'è di tecnico o quanto si può essere tecnici nella rasatura tradizionale? Secondo me poco o niente. Nel senso, tu puoi essere anche un progettista, creare il rasoio più bello del mondo, ma se dopo per il mio tipo di barba, di rasatura, di pelle, di modalità, di gusto personale non mi ci trovo, può essere il rasoio più bello di sta terra, che a me non mi piglia e non lo prendo. Saponi. Può esserci l'inci migliore del mondo, ma se non lo sai saponificare bene, non serve a nulla. Quindi tu puoi dire, ma c'è il fieno qua, c'è l'olio di qua, c'è il petalo di rosa del deserto, ma se dopo non è saponificato bene, o i componenti che tu metti dentro nella pelle dopo non te li ritrovi, o magari la tua pelle preferisce una cosa che un'altra, anche lì casca l'asino. Parliamo delle profumazioni. Perché io ho il naso che sente, allora questo sa di sandalo della Louisiana, sa di questo, di quello, di quell'altro. Allora, parliamo ad esempio del sandalo. Ma sapete quanti tipi di profumazioni al sandalo ci sono? Anche solo sandalo, cioè l'essenza del sandalo, quante ce n'è? Cioè non è che se tu dici un profumo al sandalo vuol dire che è universale. Ci possono essere 10 tipi di sandalo, dipende da chi li produce, la qualità del tipo di olio, come viene lavorato, come viene raffinato, come viene utilizzato, tanto più se mettiamo più componenti, perché nelle altre profumerie i componenti possono essere anche 50, 100. Quindi immaginatevi voi chi può fare veramente il tecnico. Allora io dico, lasciamo stare di fare i tecnici, facciamoli appassionati. E allora uno mi dice, ma allora ma che cavolo vengo a seguire te o l'altro che mi viene a raccontare del rasoio, del sapone, se non sai nulla, se non... Perché? Perché se tu impari a conoscere una persona e magari riscontri le tue stesse esigenze, ehm, eh, riscontri un'oggettività su certe cose che vivi anche tu, e allora prendi da quella persona lì i consigli che ti servono a te. Questo dovrebbe essere la condivisione. Come io, quando ho bisogno di un consiglio, non vado da tutti a caso o da chi fa solo così col rasoio ed ha finito la rasatura. Vado da chi come me, magari so ha una pelle delicata, so gli piace arrivare al BBS come a me, so che magari ha bisogno di questo, di quello, di quell'altro, so che gusti ha. Quindi alla fine, ragazzi miei, i tecnici non esistono. Mettiamocela via, in una passione come questa, i tecnici non esistono. Io la vedo così. Dopo uno vuole fare il tecnico. Allora va bene, prendo il rasoietto, vi spiego, misuro. Ma a me viene da ridere perché tu mi puoi misurare, far vedere tutto quello che vuoi, dopo io lo provo in viso, non mi ci trovo, che cosa ho capito da quello che tu mi hai fatto vedere? Nulla. Nella maggior parte dei casi è buono capire le basi, ma capirle da soli. Come funziona la geometria di un rasoio, ma soprattutto come funziona quella geometria sul vostro viso. Quindi dopo quando sceglierete un rasoio, lo sceglierete in base più o meno alle geometrie che sono adatte al vostro viso, al vostro tipo di rasatura, ogni quanto vi radete, il vostro tipo di pelle, di pelo, di quello che vi pare. Stessa cosa le profumazioni. È inutile che io vi spieghi che sto qua sa di cocomaro, di ananas, di questo, di quell'altro, perché magari
Ad esempio a me la vaniglia non piace, però ci sono delle profumazioni alla vaniglia, una magari che mi piace da morire, perché c'è dentro un tipo di vaniglia diversa da tutte le altre. Anche lì, è inutile dire questo sa di vaniglia, ma che vaniglia? Come? È solo vaniglia o c'è dentro anche altri componenti? Insieme agli altri componenti come viene fuori la profumazione? Quindi se la racconta, ma alla fine finché non provi non potrai mai sapere se veramente una cosa ti piace o non ti piace. Quindi qua non esistono professori, io non sono un professore, io valgo nel gruppo, ad esempio Passione Rasatura, valgo come uno degli altri 1500. Quale può essere, ad esempio, una differenza? Una differenza può essere quante robe, quanti anni hai di esperienza e quante cose hai provato, ma non perché questo ti renda migliore di uno che ne ha provate di meno, perché comunque quando hai provato tanti rasoi, quando hai provato tanti saponi, comunque hai fatto una certa selezione, e per quanto la rasatura tradizionale o qualsiasi passione in generale sia estremamente soggettiva, dopo c'è un fondo di verità, cioè nel senso se un marchio piace al 90% delle persone, ci sarà sempre quel 10 che non gli piacerà, ma il 90% delle persone vuol dire che c'è un qualcosa su quel marchio lì. Se un rasoio piace al 90% delle persone, ci sarà un qualcosa sotto che magari ti fa dire cavolo, ma come mai che piace a tanti così? Tipo R41, come mai piace a tanti così? Piace a tanti così perché eh, è un rasoio effettivamente profondo, che riesce a essere delicato, che però anche lì c'è quello che non si trova, ma perché magari o perché non lo sa usare, o perché proprio non gli piace o non è adatto al suo tipo di rasatura di pelle, quindi si troverà sempre tutto e il contrario di tutto. Quello che io consiglio è intanto seguite persone che siano perlomeno sincere con se stesse, che è già una cosa importante. Perché vi dico questo? Perché se voi riscontrate in quella persona delle caratteristiche che a voi possono interessare, se almeno sapete che è sincero su quello che dite, che dice, avrete sempre un riscontro. Se invece uno è fazioso o deve tirare da una parte o dall'altra, a volte ti troverai bene, a volte ti troverai completamente male. Allora dici, ma come mai se più o meno abbiamo gli stessi gusti, cose, qua mi dice una cosa e là un'altra? Forse perché ha qualche interesse a farlo. Invece magari quando conosci una persona che va in una direzione che è simile alla vostra ed è sincero, è più probabile, capiterà comunque delle cose di cui non vi trovate. Ad esempio, delle lamette non parlo quasi mai perché le lamette sono la cosa più soggettiva di sta terra. Sono lamette che per me è la migliore al mondo, per un altro non taglia. Stessa cosa, una lametta che per un altro è la migliore al mondo, su di me non taglia. Per me le CAI sono le peggiori lamette di sta terra, mi tirano il pelo da morire. Per la maggior parte è la miglior lama che esista, anche come affilatura. Quindi, ragazzi, godiamoci la nostra passione e lasciate stare i professori. Prendete il buono che c'è da ogni persona che condivide una passione, che sia in un post, che sia in un video, che sia in qualsiasi ambito. Non è che chi fa il video è meglio di quello che fa un post dove dice guarda, io mi rado tutti i giorni e mi trovo bene così così, secondo me questo sapone è così e colà. Prendete il buono di tutti e invece di chiedere qual è il miglior rasoio al mondo, parlate con le persone, spiegatevi come vi radete, il perché, cosa vi piace, cosa non vi piace, capite anche l'emozione che c'è dietro a questo mondo qua e vedrete che vi divertirete di più e non serviranno tanti pipponi mentali che ti spiegano tutti questi tecnicismi che dopo alla fine, se in viso non ti trovi. Dai ragazzi, ecco perché il mio gruppo si chiama Passione Rasatura. No, tecnico della rasatura. Io non sono tecnico della rasatura, sono passione rasatura. Tra l'altro abbiamo un chimico, un vero dottorato in chimica, un profumiere, nel gruppo, e per quante robe mi spieghi, non ci capisco, cioè mi sembra ogni volta di ripartire da zero, perché quando uno è veramente un tecnico, ma che ha studiato e che studia ancora adesso da decenni la chimica, i processi chimici, tutte queste cose qua, ragazzi, c'è poco te da andare su Google a vedere il fiore
del tarassaco che effetto fa sul viso, se non sai le basi su come viene lavorato, su da dove arriva la qualità della materia prima, se non la analizzi, se non la lavori, non ne capirai mai niente, leggi solo una cosa sull'INCI che ci può essere anche no, dopo in viso, non sai quanta ce n'è, non sai come funziona, non sai come è stata lavorata, da dove arriva, quindi ce la raccontiamo, ma alla fine è il nostro viso che ci dirà sì, no, bene, male, meglio o peggio. Questo è il mio pensiero. Ecco perché tante volte Myron mi dice, ma uno mi ha consigliato così, guarda te, invece io mi sono trovato benissimo. Ma meglio per te, probabilmente hai chiesto un consiglio alla persona sbagliata. Questo è il concetto, cioè non tutti i consigli possono essere validi per tutti. Selezionate a chi chiedere i consigli in base anche ai vostri bisogni, perché non tutti hanno una pelle delicata come la mia, vogliono quello che voglio io. Certi, non hanno le ricrescite strane come le mie o i miei problemi, quindi gli va bene cose che per me non vanno bene. Magari c'è chi ha la pelle grassa, uso Martin de Candre, post rasatura perfetto. Io ho una pelle tendente più normale, ma forse più al secco, uso Martin de Candre, mi sembra di avere un deserto, ma Martin de Candre vuol dire che non è un buon sapone? No? Però ha un post rasatura che sul mio viso non funziona, quindi bisogna anche ragionare in base alle nostre necessità. C'è chi odia i tagliovati, c'è chi ama i vegetali, insomma c'è un mondo dietro. Prendete il buono di tutti in base alle vostre necessità. Questo è quello che io mi sento di dirvi con tutto il mio cuoricino. Bye bye!